Inter Salernitana 2-0, un'altra vittoria per l'Inter che riesce a dare continuità al buon periodo inaugurato con la vittoria sul Barcellona, una partita che ha dato delle indicazioni importanti, oltre a delle prestazioni dei singoli sicuramente molto incoraggianti. Di tutto questo abbiamo già parlato però all'interno di altri contenuti che abbiamo pubblicato sui nostri canali e che poi vi linko magari in descrizione al termine dell'episodio di oggi, ma questa Inter Salernitana è stata secondo me una partita scivolata via in maniera piuttosto tranquilla, senza troppi intoppi e problemi e che dunque, secondo me almeno, rimarrà nella nostra memoria all'interno di questa stagione, soprattutto per una cosa che è successa prima della partita. Mi riferisco ad una dichiarazione di Alessandro Bastoni che mi ha fatto un po' drizzare le antenne, diciamo ha catturato sicuramente la mia attenzione e mi ha spinto soprattutto a voler condividere con voi alcune mie riflessioni personali perché secondo me sono delle dichiarazioni che si ricollegano innanzitutto a delle parole di mister Simone Inzaghi di circa un paio di settimane fa e da un lato mi incoraggiano, dall'altro però devo ammettere che mi fanno arrabbiare veramente, veramente tanto, ancora di più se possibile e adesso vi spiego perché ovviamente dobbiamo fare qualche ragionamento insieme. Ben ritrovate amiche e amici passioni interisti all'interno di questo nuovo episodio di oggi. Buon inizio di settimana a tutti voi. Se non l'avete ancora fatto, vi invito ad iscrivervi al nostro canale. Stiamo volando verso quota 44.000 iscritti su YouTube, quindi mi raccomando, chi ci segue da YouTube, cliccate subito su iscriviti, ma anche su tutte le altre piattaforme per non perdervi neanche uno dei nostri contenuti in questo momento in cui sicuramente c'è tanto di cui parlare in casa Inter. Andiamo veloci quindi perché dobbiamo parlare di queste dichiarazioni di Bastoni e appunto direi che per chi se le fosse perse magari è meglio che ve le condivido dal sito di Sky che ha direttamente intervistato Bastoni proprio prima di Inter Salernitana. Eccole qua le dichiarazioni. Bastoni a proposito di una domanda diciamo in cui gli viene chiesto del cambio di atteggiamento che si è visto nell'Inter nelle ultime partite, dice: "È avvenuto dopo un confronto tra di noi nello spogliatoio in cui abbiamo capito che ci lamentavamo troppo con gli altri e siamo arrivati alla conclusione che dobbiamo aiutarci tutti per raggiungere obiettivi importanti." Quindi ci lamentavamo troppo con gli altri e siamo arrivati alla conclusione che dobbiamo aiutarci tutti per raggiungere obiettivi importanti. Questa è la dichiarazione appunto di Bastoni, una trascrizione abbastanza fedele alle dichiarazioni di Bastoni, anche se io consiglio sempre in ogni caso di andare a riguardare ed ascoltare il video, possibilmente il video originale per cogliere, diciamo, le giuste sfumature anche sul come viene lanciato il messaggio, perché leggendo alcuni siti e blog noi eravamo in diretta mentre Bastoni stava parlando a Sky, quindi sono andato a rileggerle e inizialmente sembrava che Bastoni avesse sparato a zero un po' sull'ambiente Inter. Invece è stato secondo me piuttosto moderato, però degli spunti di riflessione sicuramente li ha lanciati. Mi soffermo in particolar modo così, su queste parole, perché io mi ricordo una settimana fa, eravamo qui circa 10 giorni fa, sui nostri canali, anche durante la diretta delle 19:30, tanti commenti, tanti di noi, anch'io mi stavo interrogando sul che cosa fosse successo, cioè sul che cosa avesse fatto scattare quel click mentale, all'Inter che aveva permesso alla squadra di battere il Barcellona e poi il Sassuolo a pochi giorni di distanza dal KO con la Roma che invece ci aveva gettati in un mare di sconforto e sembrava che quella sconfitta potesse portare veramente all'esonero di Inzaghi o quantomeno ad una situazione clamorosamente in bilico con gli ultimissimi esami che sarebbero stati Barcellona e Sassuolo appunto. Evidentemente era successo qualcosa, era abbastanza evidente già dalla notte contro il Barcellona e poi successivamente col Sassuolo. Bastoni con queste dichiarazioni secondo me ci dà uno spunto direttamente dall'interno dello spogliatoio, parlando appunto di questo confronto interno che c'è stato e del fatto che prima tutti appunto si lamentavano troppo, si incolpavano magari a vicenda e quindi hanno capito che invece bisognava fare gruppo. Innanzitutto pensare ognuno ai propri errori, pensare prima a se stesso e quindi poi ovviamente a se stesso nel bene della squadra e nel bene del gruppo. Un dettaglio secondo me non banale, perché lo abbiamo visto chiaramente il cambio di atteggiamento di alcuni calciatori e di conseguenza il cambio di rendimento degli stessi calciatori e poi della squadra. Faccio un esempio su un singolo
che però non voglio criticare il singolo, non prendo questo singolo per, diciamo, darlo in pasto alla critica, ma secondo me perché può essere un esempio di quel click che abbiamo visto e che stiamo vedendo e che ci dà qualche indizio in questo senso. Mi riferisco ovviamente a Nicolò Barella, non credo, almeno dal mio punto di vista, che sia del tutto un caso se il miglior Barella con 2 gol importantissimi lo stiamo vedendo in un momento in cui abbiamo sottolineato tutti insieme che sta sbracciando sempre meno in campo e lo vediamo più tranquillo da questo punto di vista nei confronti dei compagni di squadra. Ripeto, Barella è un esempio, ma vale per tutta la squadra. Detto questo, sulle parole di Bastoni io faccio 2 riflessioni, diciamo, più ampie e voglio sapere che cosa ne pensate poi anche voi, soprattutto quindi vi aspetto nei commenti. Punto primo, mi chiedo: ma perché è servito fare tutti questi brutti risultati prima di riuscire a scuotersi e perché si è dovuti arrivare all'11ª partita stagionale, se non sbaglio, prima di confrontarsi e di rendersi conto che c'era bisogno di fare più gruppo? Io personalmente mi aspettavo che lo scudetto andato al Milan l'anno scorso e quelle immagini del finale di partita a San Siro dopo l'ultima giornata di campionato fossero uno stimolo più che sufficiente, secondo me, per ripartire ancora più compatti, ancora più agguerriti dall'inizio di questa stagione. Questa era la mia sensazione, quindi questa è la prima domanda che mi faccio. Invece, evidentemente, tante certezze si sono perse per strada e purtroppo mi sento da questo punto di vista di dare delle responsabilità grandi a mister Simone Inzaghi in quanto figura tecnica di riferimento in questo gruppo, perché se il gruppo si era sfilacciato, non stava remando tutto nella stessa direzione e appunto erano subentrati questi problemi di giocatori che si lamentavano troppo tra di loro, è anche perché evidentemente è mancata una guida forte in grado di ricompattare tutti verso la stessa direzione. E facevo riferimento prima, come vi dicevo, alle dichiarazioni di Simone Inzaghi di circa un paio di settimane fa. Ecco, mi riferisco ovviamente alle dichiarazioni precedenti alla sfida contro la Roma in cui Inzaghi aveva lanciato quella famosa frase dicendo che dove va lui si abbassano le perdite, aumentano i ricavi e arrivano i trofei. Un'altra dichiarazione che avevo commentato non positivamente a quei tempi perché mi dava proprio l'impressione di un altro tentativo molto individuale, così come vedevo nei giocatori un atteggiamento molto individualista, questa dichiarazione sicuramente è molto individualista anche da parte di mister Simone Inzaghi che ha cercato di autodifendersi e che inevitabilmente quindi, soprattutto a posteriori, a maggior ragione me ne convinco oggi, purtroppo rappresentava probabilmente uno specchio di quello che stava accadendo all'interno della squadra, all'interno dell'Inter. Poi la sconfitta con la Roma aveva rimesso un po' tutti in riga, diciamo, anche il mister aveva ammorbidito poi subito dopo le sue dichiarazioni. In più, devo dire, finalmente da quel momento ha deciso anche di prendere alcune decisioni forti. Ecco, a partire da Onana, finalmente lo stiamo vedendo con continuità e io credo che Onana incida anche nella fiducia del reparto difensivo. Non me ne voglia Handanovic, è una mia sensazione, ma faccio anche altri esempi, anche in altre partite in cui magari nel finale ci saremmo aspettati la mossa tradizionale dell'inserimento di Gagliardini nel finale di gara, invece si è visto un po' di più Aslani, si è cominciato a vedere un pochino di più anche Gosens, oppure anche qualche cambio puramente tattico un po' più coraggioso, qualche novità dal punto di vista tattico e delle varie scelte, qualcosa in più a livello anche di coraggio secondo me si vede e il mister mi sembra quindi riallineato a questa Inter e dunque anche la squadra, almeno secondo me, ha percepito questa cosa all'interno poi dell'altro confronto che c'è stato e del discorso che ha fatto Bastoni. Secondo punto, poi seconda mia riflessione su queste dichiarazioni che si ricollega al primo spunto, sono dichiarazioni comunque ed eventi, diciamo così, che comunque mi fanno arrabbiare tantissimo, come dicevo in apertura, perché questo cortocircuito, di inizio stagione rischia seriamente di compromettere o comunque rendere tremendamente complicato un campionato dove invece avevamo e abbiamo tuttora il potenziale per arrivare in fondo e per fare un grande campionato. Perché questa Inter per me può arrivare lontano, ha il potenziale per arrivare lontano, soprattutto nel momento in cui hai aggiunto qualità in campo, si vede la differenza in questa Inter rispetto alle altre squadre, secondo me. Poi se a gennaio si riuscisse magari a fare qualche altro piccolo correttivo in rosa, ben venga sicuramente. Nel frattempo però quelle davanti, secondo me,
stanno correndo molto, lo stiamo vedendo, e soprattutto se guardo al Napoli e al Milan vedo che stanno vincendo delle partite anche, chiamiamole sporche, ma grazie alla loro fame di vittoria, alla qualità indubbiamente che c'è e in alcuni casi anche un pizzico di fortuna che ovviamente non guasta mai, ma stanno vincendo delle partite sporche che avremmo potuto vincere anche noi ad inizio stagione. Quindi, come nel periodo diciamo dei 7 punti in 7 partite che c'è stato l'anno scorso, non vorrei che ancora una volta questa Inter si fosse data appunto la zappa sui piedi da sola, proprio con un periodo così di appannamento e di cortocircuito all'inizio della stagione. E sarebbe veramente grave perché, ripeto un concetto che dicevo prima, dal mio punto di vista doveva bastare lo scudetto al Milan l'anno scorso per farci ripartire con la voglia di distruggere il campo, di mangiarci il campo. C'è tempo comunque, siamo in ripresa, l'Inter è evidentemente in ripresa, non mi definisco ancora un'Inter guarita perché voglio aspettare ancora per dirlo ovviamente, però ecco, aver buttato via così tante occasioni dopo sole 10 giornate di campionato mi fa oggi veramente ancor più rabbia, perché stiamo rivedendo finalmente il potenziale di una squadra che di potenziale ne ha sicuramente. Fatemi sapere che ne pensate, stasera ne parleremo in maniera più approfondita nel club di Passione Inter a partire dalle 22, come facciamo ogni lunedì sera su www.passioneinter.club. Vi aspetto lì per entrare nella nostra splendida community. In descrizione, per chi ci ascolta in podcast, vi lascio il nostro approfondimento post Inter Salernitana. Vi invito a cliccare qui sotto appunto in descrizione per non perdervi questo approfondimento, che per chi ci segue da YouTube invece è disponibile sul nostro canale e lo trovate semplicemente facendo clic qui.